Ciao a tutti, sono Elio. Oggi visiteremo le mura megalitiche di Alba Fucens in Abruzzo. Siamo alla stazione Prenestina di Roma e stiamo aspettando il regionale per Avezzano che in 2 ore e un quarto ci porterà nella città marsicana. Avezzano, Pescara, Tivoli, Guidonia, lunghezza potranno subire ritardi fino a 60 minuti, variante di Siamo alla stazione di Avezzano, adesso raggiungeremo pedalando Alba Fucens che dista circa 10 km. Ci vediamo lì. Siamo ancora arrivati ad Alba Fucens, ma qui c'è un avamposto. Sono i resti del ponte sifone dell'acquedotto della città. Il pannello informativo lo dà come acquedotto romano. Queste però sono pietre, a mio avviso, terza maniera, quindi non lo so. Ecco, siamo arrivati e questa è una delle porte della città che si chiama Porta di Massa. Guardate che pietroni, anche dall'altra parte. E qui parte un tratto di mura. E siamo arrivati all'area archeologica che è ad accesso libero. Alba Fucens fu conquistata nel 304 a.C. dai Romani che la strapparono agli Equi. È rimasta sepolta per molti secoli, fino al 1949, quando l'Accademia belga di Roma iniziò una campagna di scavi che sarebbe durata molti anni, che la disseppellì. Questo è un muro romano. Questo tipo di muro si chiama Opus Incertum. La città cominciò a svilupparsi all'interno della cinta muraria nel III secolo a.C. Raggiunse la sua massima espansione in età imperiale, quando si calcola che arrivò a contare circa 50.000 abitanti. E qui c'è un altro bel tratto di mura poligonali, perfettamente lavorate e lisciate. Qui c'è un blocco esagonale. E guardate qui. Questo muro mi ricorda tanto un altro muro che si trova a Machu Picchu, in Perù.
La città è situata a circa 1000 metri di altitudine all'interno di una cinta muraria lunga quasi 3 km. Qui c'è un altro trattino di mura poligonali. Vedete che differenza tra le mura romane a destra e quelle poligonali a sinistra. Ancora un altro pezzo. Un altro pezzo ancora. Qui la differenza si vede ancora meglio perché le pietre romane sono poste in cima a quelle poligonali e anche di lato. Stesso discorso anche qui. Tenete presente che queste mura poligonali hanno resistito allo spaventoso terremoto del 1915 che rase al suolo Avezzano. Un altro pezzetto di mura megalitiche. Che fanno praticamente da ingresso al teatro romano. Scusate, l'anfiteatro, non il teatro. E oggi è tutto per noi. Guardate il panorama. Su uno dei colli che sovrastano Alba Fucens si erge la chiesa di San Pietro del XII secolo. Purtroppo è chiusa, quindi non possiamo vederla. Dentro ha belle opere cosmatesche, uno splendido ambone. Anche lei ha subito gravi danni dal terremoto del 1915. Nel secondo dopoguerra poi è stata restaurata, ricostruita. Il basamento su cui poggia la chiesa era quello del preesistente Tempio di Apollo. Anche qui alla base delle pietre megalitiche. Bene, la nostra visita ad Alba Fucens è terminata. Spero vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima. Ciao!